Bam! Ciao a tutti, bentornati sul canale. Devo un attimo recuperare la chat. Ciao Andre, ciao Robbe. Allora, eccola qui. E ci abbiamo tutto. Ciao Yamato. Senti, ma non è che mi dici come ti chiami? Almeno smetto di chiamarti Yamato. Oppure potrei chiamarti Oden Kozuki. O Kozuki. Dimmi tu come si pronuncia e stiamo a posto. Ciao France. Allora vedo che siamo veramente in pochi, quindi condividete immediatamente la diretta. Hai scooterato qualcuno? No, però spero di poter spero di non dover scooterare Cory Barlog, altrimenti è davvero un problema. Allora, siamo qua per seguire l'Xbox Games Showcase Extended, che sarebbe sostanzialmente un appendice dell'evento che abbiamo visto domenica, e vista la qualità dell'ultimo evento confido nel fatto che sia un gran bel evento pure questo. Spero veramente di vedere qualcosa di interessante. Non so se ci saranno dei grandi annunci come la scorsa volta, credo di no. Però considerato che dura 90 minuti, mi aspetto comunque qualcosa che sia stato tagliato fuori dalla scorsa live, quindi magari che parlino di Stalker. Non mi aspetto nuovi approfondimenti su Starfield, non mi aspetto assolutamente il gioco di Kojima come il web sta sperando. Fatto sta che comunque 90 minuti dubito che siano solo di chiacchiere, quindi vediamo. Può darsi, anzi quasi sicuramente vedremo molti dei giochi che abbiamo già visto, ma con degli approfondimenti, quindi magari delle chat con gli sviluppatori, non lo so, comunque qualche info extra. E non so, cioè veramente a sto giro ragazzi brancoliamo nel buio, perché l'evento c'è già stato, abbiamo visto un mondo di roba. Boh, io non so veramente che altro potrebbero far vedere. Mi hanno tamponato a lavoro oggi muletto contro muletto. L'importante è che non ti sei fatto male. Poi sti cazzi. Magari dico magari un piccolino gameplay di Stalker 2. Sì, con cui comunichino il rinvio. Perché a questo punto sembra che, cioè almeno stando al web, molti insider affermano che il gioco sia stato rinviato. E onestamente non mi stupirei. Anche se mi sembra di aver letto una notizia letteralmente ieri in cui confermavano l'uscita per il 2022. Per dicembre. Boh.
90 minuti e che devono far vedere? Guarda, io ricontrollo, però ricordo che avevano parlato di uno show di 90 minuti. Allora, mi sono solo incazzato, fossi stato in piedi mi avrebbe tranciato. No, infatti è una roba fuori di testa. Spero tu l'abbia fatto presente ai superiori. Xbox Games Showcase Extended Length. 90 minuti. Nuovi trailer, approfondimenti su i giochi che sono stati mostrati nell'Xbox and Bethesda Games Showcase e interviste agli sviluppatori. Ah, secondo me comunque c'è un buon potenziale. Mi auguro che sia comunque un evento godibile. Non mi aspetto la stessa mole di contenuti dell'altra volta. Probabilmente ci saranno molte più chiacchiere di quante non ce ne sono state la scorsa volta. Ciò però non toglie che appunto potrebbe essere un evento interessante. Benone. No, beh, il rinvio è ufficiale, credo, con la roba del Game Pass. Bah, sì, beh, forse sai, la guerra. Ma te la butto lì. Ma Stalker su Mac come gira? Guarda, non lo so. Non lo so e onestamente non lo voglio sapere, Andrea. Credo che non sia neanche necessario porsi questo quesito. Boh, raga, ditemi quali sono le vostre aspettative, perché personalmente non ne ho. Cioè, mi aspetto magari qualche approfondimento su Forza, Starfield 0, perché hanno fatto comunque vedere un in-depth look non da poco, un quarto d'ora, con chiacchiere, gameplay, chiacchiere, gameplay, chiacchiere, gameplay, trailer. A sto punto titoli per cui potrebbero realizzare degli aggiornamenti, quindi parlare di qualcosa che non è stato affrontato nella scorsa live. Boh, mi viene in mente ad esempio appunto Forza, parlando di titoli grossi. 70 minuti dei tre menti di Phil Spencer. Tanta roba, tanta roba. Sarebbe comunque interessante se li mostrassero renderizzati con una nuova tecnologia che sfrutta il Kinect. La riesumazione del corpo di Kinect per prendere i tre menti di Phil, di Giga Chad Spencer. Mancano 20 minuti e io ve lo dico sinceramente, non so che cazzo dire perché non c'è letteralmente niente da anticipare. Lo scorso show è stato incredibile per quanto mi riguarda, veramente bello, madonna che mi hai fatto ricordare. È stato veramente bello, come pochi nell'ultimo periodo. È interessante notare come Microsoft abbia, meglio, sì, diciamo, abbia programmato due show per un totale di praticamente 3 ore di minutaggio, farcite di titoli originali, titoli grandi e quant'altro. Dall'altra parte abbiamo avuto Sony che per adesso ci ha dato soltanto uno state of play di 28 minuti con un grande assente che è God of War Ragnarok. È sicuro, per quanto mi riguarda, al 100% che vedremo Ragnarok entro la fine del mese, finita tutta questa roba del periodo E3, in uno state of play dedicato con il reveal della data di uscita, che secondo Schreier è fissata per novembre, quindi un piccolo rinvio rispetto a quella che internamente doveva essere l'originale data di uscita, che sarebbe dovuta essere entro fine settembre, però sti cazzi. Ma God of War esiste? Nei nostri cuori sì, tantissimo. Che tra l'altro io mi sono fatto pure la card di livello 3 di Xbox, pensa se lo dovessero rinviare e mi dovesse scadere, io li denuncio. Immagini? Bastardi infami. Mamma mia. Intanto, allora, a sto giro non apriamo assolutamente la live, quella italiana. La scorsa volta abbiamo fatto l'errore di aprire quella ed è stato davvero un cazzo d'inferno. Mai più, mai poi, veramente la scelta peggiore della mia vita. Dove sta la live? Poteva andare peggio, potevi aver ordinato la collector. Ma in verità io la collector la ordinerò. Quindi in ogni caso, sì.
Io sinceramente lo seguo solo per curiosità, ma del contenuto dello scorso showcase mi interessava solo Starfield. Di resto sono solo giochi divertenti da giocare, ma che non proverei mai. Anche perché chi ha il tempo di provarli tutti? Sai che secondo me questa roba qui la sottovaluti. Nel senso, il Game Pass ti dà la possibilità di accedere a questo catalogo di titoli enorme, molti dei quali tu non proveresti per il semplice fatto che dovresti pagarli. Averli lì è un po' come avviare un film su Netflix. Lo avvii, guardi i primi 10 minuti, se ti fa cagare lo stacchi. Se hai a disposizione una buona connessione puoi giocare in cloud, non devi neanche perdere tempo nello scaricarlo. Lo provi, se ti fa schifo non ci giochi. Quindi diciamo che avresti tutto il tempo per decidere a che cosa giocare in un periodo di riempitivo e potenzialmente potresti toccare dei titoli che non avresti neanche lontanamente pensato di toccare. Starfield sicuramente è stato il best of the show per quanto mi riguarda. Poi ne parlo in un video che esce nei prossimi giorni. Non voglio dare giorni perché davvero non so quanto tempo mi volerà stasera. Sicuramente domani punto a far uscire, o domani o dopodomani. Diciamo che si va tra mercoledì e sabato per questi due video. Un video sulla Summer Game Fest, un opinionistico che ho scritto e sta dentro qua. L'ho scritto a lavoro. E punterei a farlo uscire domani, però guardo quando finisce la diretta, a che ora finisco di cenare, perché sì, devo anche cenare. E in caso il video uscirebbe giovedì. Se non dovesse uscire giovedì, cioè se non dovesse uscire domani, uscirebbe giovedì. E l'altro che giro stasera post questo, così che sia un video complessivo da non doverne fare due, è quello sull'Xbox Games Showcase. E quello uscirà dopo. Se non esce giovedì, esce venerdì. Quindi diciamo che c'è un possibile salto di un giorno, uno slittamento. Quindi vi aggiorno poi mano a mano. Stasera vi so già dire se esce domani o meno. Diciamo che quello della Summer Game Fest è probabile che esca domani. A meno che non ho degli intoppi in fase di registrazione, ma non credo. Ma Fall Guys ci sarà anche in cloud? Penso di sì. Non vedo perché non dovrebbe. Beh sì, li toccherei solo nei tempi morti, però di solito guardo telefilm. È una roba che faccio anch'io, però mi rendo conto del fatto che non ho a disposizione il Game Pass. Se avessi il Game Pass probabilmente potrei anche decidere di tentare di iniziare qualcosa. È chiaro che una serie TV, un film è molto meno impegnativo e quindi tendenzialmente se ti vuoi riposare ti stravacchi sul divano e avvii un film. Però insomma io non lo sottovaluterei. Entro direi giugno dell'anno prossimo sicuramente una Series X la rimedio, quello è chiaro. Dovrebbe uscire Starfield entro giugno, Cristo benedetto, non me lo perdo neanche per scherzo. Lo stesso vale per Hellblade e quel coso là, High for Life, che mi ispira veramente un botto, che è il gioco con il co-creatore di Rick e Morty, e direi che si vede e si sente. Saranno 10 minuti di insulti contro Jeff? Non credo onestamente che si arrivi ad un minutaggio così lungo. Cioè, letteralmente, Andre, questo qui è il video. Cioè, è una pagina. Intro, corpo, diviso in una sorta di preambolo, opinione e conclusioni, ma è tutto qua, eh. Cioè, c'è veramente poco da dire. La maggior parte sono praticamente critiche. L'unica cosa buona che c'è per me è stata Callisto Protocol, poi il resto, roba che sì, più o meno mi è interessata, ma relativamente poco. Considera, non sarà un minutaggio esageratamente lungo perché a The Last of Us voglio dedicare un video a parte, quindi una brevissima opinione sul segmento dedicato a Naughty Dog nel finale, però della questione The Last of Us ne discuto in un video a parte perché è interessante e mi torna bene fare un video così a parte perché finalmente ho del materiale, parliamone. Però sì, sostanzialmente saranno quasi tutti insulti contro Jeff perché se è un evento di merda di certo non è stata colpa mia, non è stata colpa degli sviluppatori. 46. Madonna, passa più. Ma a voi, cioè ora, piccolo off topic, cioè il Summer Game Fest è piaciuto? Salvate qualcosa, a parte Callisto Protocol, Layers of Fear, Street Fighter, per carità, e The Last of Us Remake? Tu Andrea non toccare The Last of Us, t'ammazzo. Sponsor Acqua Sant'Anna. Praticamente sto comprando questa da tipo 2 mesi. Fantastico.
Eccoci, ciao Andrea. Zelt, vabbè. Sono due Andrea in chat, all'occorrenza saprete a chi voglio rispondere. Ho il telefono al 45, devo registrare 2 video, sarà un totale di mezz'ora di registrazione, quindi prima che inizi l'evento mi assento un secondo per mettere in carica questa bitch del telefono. Cioè in realtà sarò qua, però vabbè. Andrea, dammi un po' le tue aspettative su sto evento, cosa speri di vedere. Non mi dire il gioco di Kojima, t'ammazzo. Mamma mia. Starfield. Starfield è fighissimo. Sono a lavoro ma ti lascio in background, grande, grandissimo. Grazie. Starfield probabilmente... Allora, altra piccola parentesi. Prossimo cosa mi aspetto da... Pensavo di farlo su un gioco che per adesso mi fa cagare, che è Forspoken. Quindi spezzare un po' il ritmo passando da un gioco che aspetto tantissimo, anzi quello che aspetto di più, che è God of War Ragnarok, che è già uscito e trovate sul canale se non l'avete visto, e appunto staccare con un gioco da cui in realtà mi aspetto merda, che è Forspoken. Quindi non lo so, però sicuramente uno dei prossimi sarà su Starfield, che anche lì c'è un po' da aver paura. Ma io non ho capito, è un approfondimento, fanno vedere roba nuova? In teoria è un misto, approfondiranno dei videogiochi che sono stati introdotti con l'Xbox and Bethesda Games Showcase di domenica sera, e ci saranno anche dei nuovi annunci, dei nuovi trailer, sta scritto. Onestamente penso che sia l'occasione perfetta per mostrare Stalker 2, magari qualcosa di Atomic Heart, visto che arriverà il Day One su Game Pass, cose del genere. Magari anche God of War, perché palesemente si sono comprati Santa Monica. Mamma mia. Chissà che cazzo tirano fuori, va. Vabbè. Difficile non dargli fiducia, questo è chiaro. Personalmente parlando, dopo lo show che hanno fatto l'ultima volta, per me difficilmente sbaglieranno. Cioè, c'è poco da sbagliare. Anche, cioè, è importantissimo anche il modo in cui ti poni. Se fin da subito fai capire che questo non è l'evento big, ma che è un appendice dell'altro, di roba che hai lasciato fuori, approfondimenti eccetera eccetera, per me già ci sono le premesse sì per aspettarsi un bel evento, ma sappiamo già che non sarà a livello dell'altro. Poi è soggettivo e qui potrebbero far vedere roba che a molti di voi potrebbe interessare parecchio di più di tutto quello che è stato mostrato prima. Cioè, io da Starfield sono rimasto completamente rapito, però ho letto di gente che cioè, non ha avuto il minimo interesse, non è stata colpita quanto lo sono stato io, addirittura gli ha fatto cagare. Quindi è molto soggettiva come cosa. Oggettivamente non c'è da aspettare, non penso che sia sensato aspettarsi bombe o che so io, probabilmente vedremo più approfondimenti che titoli nuovi. Comunque, domanda a caso. Oh, questa domanda mi piace. Avremo il loro ora anche in Death Stranding 2? Se sì, quanto pagheresti per un altro concerto? In realtà per un altro concerto ho pagato, o meglio, non ho pagato, me lo ha regalato Elisa, la mia ragazza, e ci andiamo a novembre, 13 novembre. Ciao Greg. Onestamente non saprei se ci sarà nuovamente l'Aurora, credo e spero di sì. Il fatto è che dipende tutto dal mood che Kojima vuole dare al gioco. La sonorità delle canzoni di Loroar si sposava perfettamente con il mood super solitudine, tonalità grigie, camminate. Io non penso che Death Stranding 2 possa discostarsi poi così tanto. Però di base spero che dia nuovamente spazio alle canzoni di Ryan and Cole. Sì, mood molto malinconico. Ma sinceramente non mi aspetto tantissimo, o perlomeno nessun annuncio bomba. Mi piacerebbe che droppassero Overdose, ma è un'utopia. Uccidimi, ma è l'unica cosa che mi piacerebbe davvero. Ma cazzo, piacerebbe anche a me, ma realisticamente, per quale motivo non dirlo nell'altro show? Cioè, avrebbero dovuto dire: lasciamo il reveal di questo gioco al prossimo evento. Cioè, cazzo, avrebbero creato un casino atomico. La gente stasera sarebbe lì a picchiarsi davanti alla chat di Microsoft. Ciao Albi. Quindi non credo che vedremo Overdose. Cioè, poi, oh, guarda, ma mai dire mai, nella vita tutto è possibile e va bene così, però quello non me lo aspetto. Mm. Che sonno, assolutamente. Proprio zero.
Stalker non so perché, ma vi giuro, ho sta sensazione secondo me lo vediamo. Bah, bah, bah. Oddio, vedendo Metal Gear, Ciccio Koji è capace di trasformarlo in quello che vuole. Vedi Metal Gear Solid 2, 3 e 5. È vero, però di base, cioè, il gioco è quello, cazzo. Cambia la... come si dice, l'ambientazione, lo stile di ambientazione, cambia il gameplay perché si evolve. Ma cazzo, è Metal Gear e Metal Gear. Oggi è chiacchiera con qualcosina di nuovo, ammesso che ci sia qualcosa di nuovo. Vabbè, ma lo sapevamo, semplicemente ne approfitto per fare un'altra live. A YouTube piace, aiuta con l'algoritmo. E poi magari dicono qualcosa di interessante. Ovviamente, oh regà, non c'è una traduzione live in diretta uno a uno, cioè se cerco di riassumere i concetti. Io del Summer Game Fest, oltre a salvare Callisto, salverei anche Fort Solis solo per la presenza di Roger Clark. Sì, però, cioè, più che altro è l'annuncio che è interessante. Il gioco in sé non si è visto granché. Ditemi una roba, sentite per caso il cinguettio di uccelli in sottofondo? Penso che arrivi l'aria sul microfono. Non lo so, vabbè. Poi vediamo. Guarda, onestamente quello lì di Roger Clark e Troy Baker era interessato anche me. Intanto metto a caricare il telefono, sono qui. Però, cioè, alla fin fine ci siamo entusiasmati per la presenza dei due doppiatori barra attori. Al di fuori di quello non sento di potermi definire entusiasta perché non ho visto materiale a sufficienza. Poi costantemente roba sullo spazio, hanno anche rotto un po' il cazzo, sinceramente, eh. Però questo sono io, ma cioè, è stato praticamente il Space Horror Showcase e vaffanculo. Eh. Ciao Luigi, credo che Overdose lo vedremo ai The Game Awards a fine anno. Può darsi, può darsi. Per me è tutto da definire sulla base di quello che sarà, cioè di quello che è lo stadio di sviluppo, sia di questo Overdose, ammesso che Overdose sia il titolo Xbox, che per adesso io non lo darei troppo per scontato, ma farei un buon 80-20 a favore del sì. Bisogna vedere anche qual è lo stadio di sviluppo di Death Stranding. Ci sono sicuramente degli accordi precedenti a quelli presi con Microsoft e con Death Stranding 2 al 100%, considerato che è un sequel e quant'altro. E Norman Reedus non ha dato delle indicazioni particolari diciamo, sullo stato dei lavori, però ha detto che ci stavano lavorando, bla bla bla. Sta cosa degli accordi di Microsoft con Microsoft, se non sbaglio, Grab l'ha tirata fuori neanche un anno fa. Correggimi, Albi, se sbaglio, tu che sei sì, redattore. Cosa sei dentro GX? Tu che sei un user, o comunque insomma, lavori lì. Però insomma, sembra che comunque il progetto sia in uno stato abbastanza quasi embrionale. Da come Kojima ne ha parlato dovremmo aspettare un bel po'. Io stimo almeno 2 anni per come l'ha tirata fuori, per come si è posto. Poi è chiaro che la verità in tasca non ce l'ha nessuno. Però vediamo, potrebbe anche decidere di mostrare semplicemente un teaser come è stato per Death Stranding, che era praticamente ad inizio sviluppo, voleva semplicemente tirare lì il sasso e dire oh, eccolo qui. No, sento solo quelli che stanno fuori casa mia. Ah. Pensavo facessi una battuta che sicuramente Andrea V avrebbe fatto, tipo no, sento solo quello che ho tra le gambe. Vabbè, ti sto guardando dal cielo in un posto un po' particolare. Che stai facendo, Greg? Non sarei mica sul set di un film porno. Sono i 57, allora io direi che preparo la live qua e passiamo in finestra per vederla. Col cazzo che andiamo di là, eh. Oh. Ok, allora.
Passiamo a cattura schermo. Datemi un attimo che verifico che ci sia. Ok, bene, c'è, fa schifo proprio come ricordavo. Qui lo mettiamo a 1080-60. Bene, sì, non ho la chat, sono un coglione. Prendo il tablet. Datemi un attimo, raghi, che devo... Sì, raghi, buona. Di nuovo, Eugio, spero che Eugio non ci sia, che ho detto raghi, ma me l'hanno attaccato. Dudes. Che devo accendere il tablet. Purtroppo sono uno stronzo, mi sono caricato il telefono e vabbè. L'audio per adesso è volutamente basso, ve lo dico. Cioè, spero sia basso. Se è una roba sparatissima... Ma perché non ho un iPad? Ok. Levo completamente il volume perché ho paura che... Perché non mi vede la connessione? Dai. Ok, siamo connessi. Dai, 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 muoviti con sta cazzo di chat. Mamma mia, raga, vabbè, poverino, Mediapad di Huawei. I suoi anni ce li ha. Sì. Ma vaffanculo, dice che c'ho il volume a zero e sparato. Madonna. Boom. Ce l'abbiamo. Sì, si vede tutto, a posto. Allora sono contento così. Fanculo. Hello? Hello? Bam. Vai su Telegram e vedi. Per adesso c'ho il telefono in carica, Greg, che dopo devo registrare. Quindi per adesso niente. Abbasso la qualità per non rubare banda. Avanzata, 144. Ok. No, no, non volevo offenderti, Francesco, scusami. 40 secondi. Ciao bro, quanto è facile mangiare a pranzo a Marina di Massa? Bravo, fanciullo con l'asterisco 2 volte. Ciao bro. Però cazzo te l'ha scritto bene, chissà perché. Bah, facile. Facilissimo, è pieno di pizzerie, ristorantini e robe varie. Poi il fatto è che dovresti venire nella settimana diciamo, di Ferragosto quasi. Ma per me è fattibilissimo. E poi c'è casa mia. Oh, alzo un po' il volume, raga. Lo metto così, ditemi se va bene, ditemelo voi. Io non lo sento, quindi mi dovete dire voi se va bene. Non si sente. Scusami un attimo, eh. Cazzo è? Perché sta storia? Scusami, eh. Non capisco sta cosa. Ho fatto letteralmente un test. Se io metto questa, va? Ok. Semplicemente devo sistemare un attimo una cosa qui da MIDI audio. Dobbiamo fare audio per Streamlabs. Che merda. Che merda. Ok, ora vuoi vedere che mi ha tolto il microfono? No. Proviamo a ridare il via. Vaffanculo, va. Vaffanculo. Siamo esattamente dove prima. Non ho saltato niente. Pipino è quello dove lavoro io, no? Cioè vicino lì. Puoi anche venire al ristorante a pranzo dove lavoro, bro.
Ditemi se l'audio va bene, scusate per il problema, probabilmente deve essersi sminchiato quando ho collegato le cuffie. Ah, ok, i prossimi 12 mesi di Xbox. Però all'interno dei prossimi 12 mesi probabilmente ci sarà anche Stalker. Madonna, vi prego non fate vedere niente di Ark. Comunque bro, una sera vi porto al Porca Vacca, che è un posto figo, si mangia bene. Oppure se avete voglia di spendere soldi da un altro, poi ne parliamo in chat. Teaser figo. Welcome to Xbox Games Showcase Extended. I'm Aaron, This is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the most exciting and talked about announcements, as well as gameplay from the Xbox and Bethesda Games Showcase just 2 days ago. Qualitativamente lo stream mi sembra messo meglio. The showcase was focused on games you can play over the next 12 months. That's right, Aaron. You saw world premiere gameplay from Redfall and Starfield, and today we've got Bethesda's own Pete Hines right here to tell us more. You'll hear from the renowned developers behind the brand new Xbox franchise, Our History Untold. Dive into Naraka Bladepoint with our partners at NetEase Games, and so much more. But first, forse fanno veramente vedere qualcosa di approfondito di Redfall e Starfield. Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. Messaggio da Phil. Ah, per il Microsoft Fan Fest. I love coming to events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Non ha più Xbox tre fans. menti. Just a really special time for everybody, myself included. Nulla, ha detto che gli piace venire a sti Gaming eventi has this qua. unique ability to bring people together, whether it's saving the world from the aliens or winning a football game. It's so great. I love hearing from people. What did you like in the show? Those conversations with people that are here about areas that they like and areas they wish we would do more, I think that's something that drives us. You saw it in the show today. People said, we want to see more gameplay. And so we said, okay, great. You're going to see a ton of gameplay. Yeah, you know, I think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of games from different kinds of teams, different genres. There's some franchises, Dicono Japanese che la loro franchises, line-up don't always come to Xbox. più We've been working on varia, that. Today we perché obviously c'è have di Persona. tutto. It's important to us. We not only have all the games coming from our internal studios, but also great independent game developers that we work with around the world. So could not be more excited for what we're doing with Kojima. And he's got this really Molto great eccitati idea per for quello a che game. stanno I facendo want to be con clear, Kojima. because I know we say like experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. And we said, okay, let's go do something together. And I'm just really proud to be in an industry that can be part of so many people coming together. Beh, non ha detto niente, raga, praticamente. Console launch exclusive. Ciao Massimo. Direttamente su Xbox 360. Stilisticamente è carino, cioè mi piace il setting. Poi penso che sia sui vichinghi. Madonna, che pizze che dà questo. Ma è Assassin's Creed Valhalla, la versione next gen. Elden Polig.
Valheim. Fico. Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online and Fallout 76. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, Hines parla dei prossimi titoli Bethesda. Good to see you Bethesda. as well. So about a month ago, you all announced some delays for both Redfall and Starfield. So I wanted to give you a chance to tell us a little bit about the decision-making process. Perché hanno rinviato Redfall e Absolutely. Starfield? Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued Semplicemente to il sort gioco of non era examine how pronto we e think hanno about deciso di dare priorità alla qualità del titolo perché sarebbe stato stupido pubblicarlo in quelle condizioni. No, Hellblade no. How we work now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office, and that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out, and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to precisato i fully nostri realize fan dicendo poi i fan that's Xbox. what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, La priorità speaking era of una games, we're just bellissima going to jump esperienza into al it. We're going to start giocatore. with how the showcase started with Redfall. Now, Ciao, before we get Miki. into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about Secondo the me pedigree of comunque Arcane, semplicemente just in case fanno people vedere don't il know. gameplay già visto These e folks over fanno there, un they're doing approfondimento their thing. parlando. Arcane Studios is known for really amazing, immersive sims. They do any number of things. If you play games of theirs, Dishonored 2, Prey, there's a lot of common threads you'll find in them. They create really amazing, believable worlds. I think that's a big part of their game is when you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey, that it feels believable. There's a reason why things are the way they are. They're also a big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide, you figure out how you want to complete this mission or get through this area. We're not going to tell you how, we're just going to give you tools and then give you the freedom to go and do. But, there's great characters and interesting story. They bring a lot of different elements and then really let the player create the experience they want. And that's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own. And I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other Arcane games? Look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with up to 4 players. And so immediately you might say, well, it's not a single-player game, so it must be wildly different. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different, but I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. Why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish, and let folks experience it. And so I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out single sort of how player, the quindi come whole un can classico become gioco greater than Arcane, some of the oppure parts, like puoi playing it ampliare la off tua of each esperienza character's giocando abilities. con You saw altre some of that in persone. the demo that we showed. I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends, because I'm taking applications for friends to help me get through Redfall. Se credi Andrea che io Prey l'ho iniziato e non sono riuscito a farmi It'd be an prendere. honor. Pete, Keep me on that list. All right, we we're need to gonna go do it. explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters, like Left 4 Dead, for example. What makes Redfall unique? Cosa rende Redfall unico? Perché in tanti lo hanno paragonato ad altri titoli cooperativi come ad esempio Left 4 Dead. Left 4 Dead or Back 4 Blood or any of these things and go, oh, I see multiple characters facing a bunch of enemies, and so it's the same game. But I think that would be doing a disservice, that it's
all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do, you know, Layla dropping down an elevator using her powers that Jacob can use to get up top on a roof and provide cover. You know, you have different characters who play roles really well, how you choose to use Bribone, the robot, all of those things come into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself. And you come back the next day, gli elementi di gameplay che sono condivisi da tutta questa serie di giochi, ma viene reso unico da meccaniche dedicate, dalla creazione dei personaggi in un certo modo e dal fatto che non sei vincolato a delle regole, ma che puoi crearle sfruttando il gioco e le sue meccaniche come meglio credi. So I'm going to hold you to that. Absolutely. You got the proof. All right. Can't wait. Awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I want to talk about the team philosophy because I hear that the team is actually banned from saying things like, now is the perfect time to play. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. We know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences like going to High Isle, a place they've never been in an Elder Scrolls game. It does a lot of things like story and intrigue. There's a lot of politics in High Isle, different factions and the conflict that's going on there. And again, a way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO. But the real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming. They're so helpful. You know, if you need a little bit of help, if you need a lot of help, they're there for you to help explain, to, you know, to make sure you have a fun experience. And honestly, like, that is such a huge part for an online game of creating an environment where anybody, no matter whether you just started playing or you've been playing for 8 years, can have a good experience no matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Okay. Huge milestone recently, 25 years of Fallout. It can rent a 25 car anni di even now. Fallout. At O parleranno del We're talking DLC about it, che right? hanno So annunciato this has to l'altra be volta per something Fallout super 76 special to che the Absolutely. è And, The and, Pit. and look, we are, Io as aware spererei of più in un anybody, nuovo like this capitolo franchise did piuttosto not start with che però Bethesda. It's one that we con took on Starfield along lì. the way, and our intent is not just to pay homage to like Bethesda Fallout. Like, no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it meant to us as players when we went and played those games, played the original bello Fallout, questo. Hai detto Fallout che 2, non vogliono rendere and then omaggio what con the questo franchise has 25esimo become, and sort of anniversario growing and finding an solo even, ai Fallout a new Bethesda, ma audience with al Fallout brand 3, in Fallout 4, generale, Fallout New Vegas, quindi anche a Fallout quelli 76 sviluppati is non da something we really Bethesda. want to celebrate. And honestly, what's going on in Fallout 76 with the pit and your ability to continue to push the boundaries in an online game of story and meaningful player choice, and as you're going along making decisions that Davvero kind assurdo comunque come of 76 matter and have a sembri un real gioco impact, I think PlayStation is 3 important o in the inizio evolution of PlayStation Fallout 4. 76, and just honestly how far that game has come Infatti avevo una from its paura per launch. Like, Starfield, we're porco keenly Giuda. aware of how that launch went, but we are also keenly aware of the incredible amount of effort Sanno and che il lancio è dedication stato from disastroso, ma all of our sanno che teams il across team Bethesda to say, like, si è we impegnato believe in duramente this per thing, rendere il and gioco quello che we è want to oggi. give the fans more of what they want and the kind of experiences Sono that they contenti, want, quindi and vogliono where dare Fallout il 76 is massimo now alla is community. truly remarkable when you go back Sì, and credo look anch'io at che sort of where sia we per were lo and più how far we've come, approfondimenti and honestly how much e cool stuff cose is del in store genere, in the pit. però It's going to be potrebbe super venire fun. fuori qualcosa di Excited to jump in, interessante. and again, that's one of those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. That Parlate di 76 community, Starfield again, not just in the subito. game, but what they do for each other, to support other folks in the community, what they have done to raise funds for worthwhile causes. Like, it's not Però just vedi, an amazing group of è gamers. It's interessante an vedere come avrebbero amazing group potuto of human beings, incorporare and honestly one that tutte we're queste honored to chiacchiere interact with all'interno and be a dell'altro part of it. I showcase, love that. sparare Pete, fuori before una you live leave, di we're tipo gonna 2 move ore e on to mezza, Starfield, right? Okay. All right, so let's talk però about hanno deciso di non Starfield. farlo per End of the mente show, I gotta intelligente. say, Fai una watching the parte trailer, tutta breathtaking. It's one of those things from the different locations and trailer just seeing gameplay, the trailer difference gameplay, between that poche moon versus the chiacchiere, populated e una city. in cui Just amazing. The dog Ha fighting, senso. just everything was so awesome. The team really outdid themselves. It's one of those things about a Bethesda Games Spero che Studios parlino game that I del discorso always dei love, pianeti. and it's been the case, honestly, since, I worked on Morrowind and Oblivion and all those games that, we talked about. And for every single one, you cannot pin
people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying, you have to do these things. And like, no, it's about creating this huge sandbox with over 1,000 planets so you can completely explore and say, yeah, but you don't have to. Like, it's entirely up to you to figure out what is fun for you. Do I want story? Do I want to join factions? Do I want to build outposts and gather resources to build more cool stuff? The team really puts all of those tools in the player's hands and step back and says, now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's cioè sostanzialmente hai un sacco di libertà all'interno del gioco e potrai scegliere come affrontarlo. Todd said that this is personalmente grazie al cazzo. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of leaning into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where quindi per Bethesda il passo avanti all'interno dell'open world è cercare di dare più libertà al giocatore. Maggiore libertà uguale open world. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my Lord, chaos ensued and it was insanity. Everybody was shooting at me. And like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore that, right? It's not just one, it's, you could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and like focus that as all you're about, and that's okay. But you could also be about exploring every planet and finding all of the good, and that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience that I'm guided through so that I kind of Hai get anche to la see possibilità stuff. di progredire senza progredire nella storia, quindi puoi andare in giro, fare l'esploratore, girare le galassie, i pianeti. Leads me through because I'm a little, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like, for me, mi interessa perché sembra una sorta di No Man's Sky, un po' più contenuto con una componente storia marcata, e questo mi interessa parecchio. And just sit back and watch the beauty that you create with your own stories and the way that you solve problems or choose to spend your time in this world we've created. I love that. And what you said about, those moments that maybe you experience that I don't, like, those are some of the best moments. Non mi ricordo, Massimo, se in Uncharted era così, onestamente. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? And having them go out and find it. So I think that's going to be one of those things. We talk about that a lot, that sort of water cooler moment. Ma Andrea, mi sa che sta live sarà molte chiacchiere. Everybody about what you did, and you were like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing. And you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. You didn't even realize were an option. Like, oh, I didn't even think about doing that. Like, oh yeah, I just ran in and stole his ship and shot all of his crew members and took off. Like, you can do that? Like, oh yeah, you can do anything. Like that, I think that is a special part of a Bethesda Game Studios game. And when we say epic RPG, we mean all of the stories, all of them. All right, you just gave me some ideas for stealing people's ships. So I appreciate that. That's going to be top on the list to do in Starfield. Now, we saw quite a bit of combat and action in the game. That seems to also be, in addition to exploring and everything, that seems to be another huge focus of the game. Absolutely. I mean, look, if you look at a game like Skyrim, which, like, everybody's played Skyrim at this point, it can, a combat is a big part of that. Unless you decide it's not. Like, if you're one of those folks that says, actually, I'm going to do the alchemy thing, and I just go off and pick flowers and make potions and, like, live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people, shooting at you. Sometimes you got to return combat fire. System è una componente fondamentale perché comunque, insomma, si sono studiati in un sistema di combattimento, hai skill, abilità, infatti combat è fisico. In the game, and then you layer in ship combat and all of these other things, it starts to sort of questa delle navi è una figata. Just how broad or how deep the rabbit hole goes. It's going to be so impressive. And you touched on it a little bit, and I want to talk about it because this was when I'm watching the video, the demo, what I saw, and it really caught my eye is around the ship.
It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every ship is customizable to the nth degree, and not just like cosmetically. I want my ship to look like this or look like that, though obviously that's totally the thing that you can do if all you care about is cosmetics. But it goes much deeper than that in terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you have, like what kind of ship are you building, what do you want it to be good at, what trade-offs are you willing to make or not. And then the other part of it is, of course, well, you can't just, like, it's a spaceship. Those aren't cheap. So you have to figure out, like, how am I going to do this? Where do I get the resources to build this stuff? What kind of, skills do I need to level up to improve different parts of my ship beyond, what I could do without those skills? So there's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to put into that or not. Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? All of those things are puoi decidere di costruire tu da zero una nave prendendo materiali, eccetera, eccetera, oppure puoi anche decidere di comprare le parti o di comprare delle navi. As you mentioned, the scope, the level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. So between Redfall, ESO, Fallout 76, and Starfield, you all are just we got a few games coming. Yeah, we got a few games coming out. It's going to be so great. Pete, thank you so much for stopping by. Thanks for having me. Of course, Pete. Peccato, now, coming up, speravo we'll hear from our friends around the parlassero world, including qualcosina, Squanch Games, cioè, Obsidian che dicessero Entertainment, qualcosina Playground di Games, più. and of course, Xbox fans like you. But first, let's hear from the creators of one of the world's most popular Battle Royale games. Naraka Blade Point. 大家好，我是永劫无间制作人关磊。 We are glad to share Naraka Blade Point, a unique online multiplayer action game with players all around the globe. As a NetEase studio, 24 Entertainment is joining hands with Microsoft. Praticamente è un porting di un videogioco che arriva su console per la prima volta. Xbox Series X and S, Series XS e Windows prossima settimana. We're also joining Xbox Game Pass, Ovviamente su a Game platform Pass. with a huge player base and a vast, bright future. Naraka has been so well received on the PC platform. Ok, inizialmente era solo su PC. For their love and support. As a competitive survival game Survival game incorporating a lot of competitivo, action elements, con Naraka con features elementi a range of action. characters with unique personalities. Direi che è il Each hero classico draws from different MMO. civilizations and cultures. Battles allow for a great degree of strategic play. You've got a wealth of melee and ranged weapons to choose from, and a vast map filled with interactive elements to explore. Francesco ci dice ci sono giochi interessanti di cui non si sa nulla e ancora non si sente nulla, è strano che non abbiano approfittato. Ma raga, siamo a 25 minuti, per adesso è quello che avevano detto, ovvero un approfondimento. You can fly between temple walls and across bamboo forests with ease. Beyond solo endeavors, you can also party up with friends and use group tactics to flatten your foes. That's Naraka's underlying design philosophy, that you're unchained and have the freedom to choose how you play. Collect soul jades to change how you play, transform your katana strikes, and make your cannon. Ha un sacco di aspetti di customizzazione, sostanzialmente puoi rendere l'esperienza tua. Whether you want to rush into battle as a berserker warrior or cast fireballs as a Nulla sorcerer, di nuovo direi rispetto a giochi appartenenti a ad altri giochi appartenenti a questo genere. Face customization system too. You'll never need to worry about running into a doppelganger on the battlefield. Minchia. Because you're able to edit your hero's features to your heart's content. You can even recreate your favorite faces. Vabbè, hanno fatto Phil Spencer, raga. We're introducing a brand new weapon, the Twin Blades, releasing together with the Xbox and Game Pass editions. Twin Blades strike with the speed of a Vabbè, aggiungono ste due lame, si chiamano lame gemelle. We've seen similar weapons in other games, but here in Naraka, it comes with a style all its own. Charging up strikes is usually a high-risk, high-reward move. With the twin blades, sai Massimo, io ieri il Capcom Showcase non l'ho visto perché avevo sonno, volevo dormire, ma ho recuperato gli annunci, sinceramente, guarda, sono quasi contento di non averlo visto perché non mi interessa praticamente nulla di quello che hanno mostrato. Omni's Nightmare and the thrilling limited time mode Shadow Surge. There have been many casual modes to play as well.
but our community has eagerly asked for a campaign mode. We're always listening to our player Ok, quindi base, stanno and we're happy to praticamente... announce that the wait is over. Hanno confermato Players la will see the campagna. first chapter of our campaign Primo mode. capitolo della 4 teams of modalità 3 to storia. take on new enemy types and massive bosses. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player though. PvP and campaign mode are 2 entirely different games. Sono proprio 2 giochi Further diversi campaign praticamente. chapters are also in the works, so we're eager to hear any feedback you have for us. We are also working on an Xbox One version and hope to see more Arriverà players anche join ovviamente Naraka su later this Xbox year. One. Ciao mio. Naraka is launching on Non Xbox credo. Series X and S. Non credo and proprio che Windows vedremo Store qualcosa on dal June Koji, 23rd, però si and sa it's mai. included with Game Pass at launch day. Ma io Now's your Massimo, chance to dive into l'unica the cosa world che of potrebbe più o meno Naraka interessarmi sarebbe Resident Evil 4 Remake, ma... 5G 吧。 Bah. Deep Dive Ara History Untold, che è quel gestionale, lo strategico. History is filled with moments of greatness. Questo mi Were intriga. known, some lost to time. But what about the history that could have been if you were its architect? How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? Imo avrebbero dovuto preparare dei piccolissimi recap e non mostrare nuovamente tutto il trailer. Is filled with moments of greatness. Cioè, è vero che questo trailer dura 1 minuto, Will però... be yours. Questo pure su Steam. I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their historical grand strategy game for PC called Ara History Untold. Dan, Michelle, thank you two for joining us today. Thank you for having us. And on behalf of the entire studio, we are really excited to be here and finally be able to talk about Ara. I mean, we all are excited too. You just had the world premiere 2 days ago for Ara. And I have to say, I'm a really, really big history fan. I love me some history, so I've been looking forward to talking to you two about this. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind Ara is so ambitious. So tell us more about it. And also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. So Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization 5. And our goal is to push strategy games to the next level. Fondato il suo, And what's really great about working diciamo, on a lo new IP studio is that you don't have kind of these nel previous expectations seminterrato di that a casa sequel would sua. have. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like, if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all the worlds together, all the periods of time together. And that's a grand vision in itself. So how does the vision of Ara impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Ara was really explore how to make the game less about finding an optimal strategy, si sa qualcosa di Final Fantasy VII Remake su Xbox? Make it unique to themselves. Per adesso so no. what are different kinds of Io choices we ero can bring to the players so that when convintissimo you che play is l'avrebbero different than mostrato allo what I scorso play, showcase, and ma yet in we can both realtà be ci hanno competitive fregato. together. How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product? And Dan, what about you? How does the vision Hanno cercato di dare il massimo per far esprimere la creatività dei giocatori sostanzialmente, sfruttando le meccaniche del gioco. In a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way. And so you're going to see your citizens doing things
that reflect the choices that you've made. And this is actually Le really challenging. scelte So one dice of the goals when we daranno found Darkseid was to una not have to sorta tell the di designers, no, you can't do that thing. risposta And anche so the in game is senso obviously visivo. huge. It's just massive. And so it's Che hanno a detto very finora large un cazzo, però technological poca roba. constraint from doing Per something like that. But we adesso have our own proprietary engine però è that quello che allows avevano us to detto per un really sacco bring di this chiacchiere. E alternate figurati Earth to Arthur, life. scherzi? I think that's the C'ho il beauty, telefono right? in 'Cause carica, però lo history, pesco the tra un great thing about pochino. learning Se è history is urgente that lo you learn prendo about adesso. culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes. But the way that Ara helps you remix, reimagine, and Praticamente rewrite puoi history remixare is e a beautiful reimmaginare sight la to see. storia And I'm excited to get my vivendo dei hands on periodi it, and I'm sure storici everyone e else is inserendo who's degli watching. elementi So let us know, strani. where can we learn Difatti more prima about dicevano it, che c'era and un drone nel when 1800. can we get our hands on it? Because I need it today. So if you head over to Grazie. the website, you can sign up for the Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting because we've been playing it, all the time, and so now you'll have a chance to play. Dan, Michelle, thank you two so much for giving us the lowdown on Ara. Really appreciate Beh, it. se vi interessa potete andare sul loro sito web, registrarvi all'Insider Program e avrete la possibilità di essere selezionati per giocare la tecnica Here's all'alfa. Adam Brennicky and Eric Dorabella from Obsidian Entertainment to tell us more. Ecco i big boys di Obsidian che parlano di Grounded, che dovrebbe uscire finalmente dalla Early Access. What can players expect from the 1.0 launch of Grounded? The big one, of course, is going to be a complete game, and that means story, right? Ora c'è una storia play through, why are you here? Who put you here? che ti spiega perché sei lì, ti dà un motivo per vivere certe robe. About Grounded. Originally, we really just wanted to make a survival game, and one of the jokes was, hey, what if we did backyard survival? Everyone was like, yeah, that's a very unusual idea, but I think there's something there. One of the things that we did early on was establish the art style of Grounded. Things started coming to life as we did the initial prototypes and seeing some of the cool things, like the first time we added the spider into the yard, seeing the reactions of people in the office, even jump scares, people screaming. A questo ci credo poco. Gente in ufficio si è spaventata per i ragni all'interno del gioco. I wanted everyone to be able to participate. Che figata, sto tipo di So I said everyone is a designer. Di behind the scenes mi piace, che vedi come lavorano, che cosa stanno our facendo. Community and how we're building the game in game preview and early access. That's probably one of the successes of the game is how close we work with the community and take all their feedback and suggestions. Lavorano a stretto contatto con la community e seguono il loro feedback per inserire cose richieste e migliorare il prodotto, che è quello che dovrebbero fare tutti gli studi, secondo me. Ovviamente con le dovute limitazioni. Much better game at the end of the day. Dopo Flight Simulator. We're at that point now that the yard's getting finished, and now we can play through the story. There's a lot of surprises. There's a lot of things that I think players aren't going to expect, and I think I know what you're talking about. I cannot wait to see players' reactions. I know a lot of players are just waiting for the story to be finished to finally jump into the game. People who played the game previously are also holding out for more content. I think it's just going to pull a lot of people back in and gain a lot of new players. So Adam, we have the Broodmother from last year. It was our first big boss. And then we came out with a bunch of mini bosses like Termite King and the Assistant Manager. But in this trailer, we're showing players the Mantis. What can they expect from this? So we're super excited to finally show off the Mantis. I know that's been a big ask from players that they want to see a praying mantis in the game. They've been asking for this for a long time. Do we have anything else? Hanno ascoltato le richieste della community e come boss hanno inserito una mantide. One of the new boss fights, but there's more to come, right? Potentially many boss fights that we have planned for the full release of Grounded. There's a lot more secrets and other non è things to ancora la full uncover. release. When we reached 5 million players, that was already super crazy. 5 milioni di giocatori hanno raggiunto e sono sicuro che senza Game Pass ne avrebbero raggiunti forse un decimo. Xbox Game Preview Early Access. That just goes to show that we have a fantastic game. Everyone's just E questo non è per sminuire il gioco, ma per evidenziare la potenza che ha il Game Pass. I just hope that players and the community understand how important they are and impactful on this game with us. We're so thankful for everyone's support.
along the way. It's been an amazing journey, and we're stanno ringraziando la community perché line, dicono right? che I il think supporto è we stato wouldn't be molto here without our molto amazing importante, community li and ha all the fan aiutati nell'andare Best avanti. community ever. Yeah. Best community ever, secondo me. 10 milioni di giocatori. Minchia. Ah, full game a settembre. Bene. Microsoft, questo è uno dei giochi che veramente mi spinge. Che grafica, raga, guardate sto qua. Microsoft Flight Simulator. He told me it was imperative that I meet with him. So I'm in this helicopter, we're flying to this location, we're on our way, let's go. Bellissimo. Bella la grafica. Tanta roba, guarda lì. Madonna, i modelli poligonali sembrano veri. Guarda lì. No, adesso è Walking Simulator. Jorg! Hey, Paris, good to see you. Good to see you. Thanks for coming to DC, man. No, thank you. What Questo è am I il doing capo, here? Newman. Let's get in. We don't have much time. Oh, okay. All right, Paris, right across the Potomac. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? It's still secret. I'm sorry. Carina sta gag. What is this place? Oh, you'll see. Let's go. Figo, un hangar. Una sorta di museo. Wow, look at this place. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the lo Smithsonian National Air and Space Museum. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there was a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Hanno Flight collaborato Simulator. con lo Here we are at the Smithsonian. National Air and Space Museum. So let's talk about that collaboration. Tell me more about that. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was looking for me, and it turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common? Dedicated to bringing flight to everyone, and I was looking for the Spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928. And the Smithsonian was gracious enough. They gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary Praticamente edition. But as Nick and I kept talking, gli hanno passato alcuni scan per la realizzazione di modelli di and aerei. Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. Yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content that we initially collaborated on, a couple of our most historic aircraft, and some of the other aircraft in this center are already in the simulator, maybe we can jump in with both feet and do more in the years to come. Maybe even, who knows, we'll go crazy. We'll put the space shuttle in there. A seconda del supporto inseriranno sempre più velivoli, scusate. Chissà, magari un giorno faranno la follia e metteranno uno shuttle. Check this out. This is my favorite plane, the Junkers Ju-52 3-motor. Vedrai che annunciano that is an awesome plane. qualche all aereo. these planes around here, it makes me ask the question, are you going to put all of them in flight sim? Maybe not all of them, but we hope a lot of them. In the 40th anniversary that comes out this fall, we already have 3. Molti degli aerei presenti all'interno dello Smithsonian, con cui appunto stanno collaborando. There's a lot of things we could do. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? There's no lack of opportunity. Hanno iniziato con i più iconici, poi si because vedrà. this place is amazing, and just like Flight Sim, it just keeps going. So what else is happening? Io tra l'altro sono stato al museo in cui l'hanno girato, che in teoria dovrebbe essere quello di Londra. Cioè gli interni del museo di storia sono quelli di Londra, che io ricordi. United States, and it's huge. We have a dozen cities, a new height field, brand new aerials, new missions, new airports, new everything. And as always, it's free. And check out this beauty. This is the Beechcraft Model 18. They call it the Twin Beach. It's a famous plane, and that's also launching today. And it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already had in common. Lo avevano già progettato, avevano già creato il modello, inserito nel gioco prima ancora che iniziasse questa collaborazione. So today is World Update 10. We have 2 more World Updates, one in August and one in October. And then in November we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight
for anyone who loves Aggiornamento aviation. oggi, poi ad agosto, ottobre e a novembre c'è l'edizione per il 40° anniversario. The planes from the old Sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that, and we're restoring some of the old missions, and we're bringing back some of the airports that were in those editions. So it's a real Aggiungono contenuti dai vecchi Flight So this Simulator. celebration is not only of the franchise, but the past as well. And we're also adding brand new things on top of it, like that the community really wanted. For example, helicopters. Aggiungeranno anche gli elicotteri. System to make all that work. And we're adding gliders, which is a completely different way to experience the Che planet. It's just feel the figata, wind. anche con i And then the last gliders. one is we're bringing, it's the biggest deal for Simmers, a brand new real-to-life airliner, the A310 from Airbus, by a brand new partner called Builds, a great development team. In fact, of the 10 planes we're bringing, most of them are created in collaboration with third parties. So it's a really cool La way maggior for us to parte degli integrate aerei with the che creator sono community. stati inseriti e che verranno inseriti sono in collaborazione con aziende di terze parti. Novembre 2022. Ciao Andrea Sam Porter Corrias, no, non ti sei perso roba polposa, dai. Paris, thank you Nick for the great collaboration with the Smithsonian and for kicking off the 40th anniversary edition of Flight Sim. Anzi scherzo Andrea, ti sei perso Overdose di Kojima con protagonista Lapo Elkan. Today was a good day, but now I have a need for speed. I'm headed to the danger zone, baby. L'espansione Top Gun Maverick. Questa è molto brutta. Fanfest da Madrid. El mejor día de mi vida, el día de la Xbox, que estoy muy emocionado. I came in Madrid just yesterday to be here in Fanfest Xbox, and I'm so excited. Estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder, este es un evento único. Ma hanno fatto vedere l'evento in anteprima. Just a passion. Son experiencias únicas. Me ofrecen algo que no encuentro en otro lado. Lo que te digo, es como una familia para mí. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así maravilloso. Just the passion that people have. I feel very welcome. Fico. Oh, che... Questo mi interessa. Hey, we're just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about High on Life, our new action-adventure, comedy, Metroidvania, first-person shooter that is nothing at all, a little bit like Microsoft Excel. All right, you're a bounty hunter now. Questo mi interessa troppo, veramente troppo, vi giuro. Considerate che ho visto Rick e Morty almeno una decina di volte. High on Life, pretty insane. There's a lot to talk about. Let's dive in. So Justin, you're typically known for working in animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? Yeah. I'm obsessed with Justin games. Roiland. Have been my whole life. Always had ideas, always had, you know, things I would love to make, but just never thought I could ever step into that arena. Però non è mai entrato in quel mondo. I lack all the skills needed. Ma non ha le skill per realizzare un videogioco. Like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to A parte ovviamente la direzione creativa e quelle cose lì. Però ha iniziato questo team Squanch Games. Creatively free. I wanted to make games that I ha wanted trovato to play, persone che and that was sort colmano of i suoi the vuoti. spark that just lit the fire of Squanch Games. And then we shipped Trover, and we shipped Accounting Plus, and now we're on this absolutely dream game. This is like our real legit swing at like a proper, you know, like we're indie, but like this is like our AAA, like, or is it triple I for indie? We're triple I.
Yeah, this is a triple I game. So the story Secondo of our loro game è follows, una sorta di Earth being tripla perché è invaded uno by sforzo this produttivo evil enorme. criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. Il and you're the one human who has to team cartello up with a degli talking gun and alieni, stop them. spacciatori di droga, cartel leader that you're gonna go rapisce gli after, umani per like, venderli come droga, opens sostanzialmente. the portal door to that world that they're in. Eric, can you tell us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game, the visuals? Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself and Mike Spiano, who is our art director, him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of Blade Runner meets the Muppets. So we're trying to capture that feeling with all of our characters, especially our aliens. And then each world is its own kind of unique flavor, right? I think some of the ideas came from very kind of core thoughts. Like we want to have an awesome alien, like drug-dense spa on an asteroid. And yeah, what makes me really excited is the sort of really clear and like it's almost deceivingly simple narrative, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. So Alec, who are the guns? What's their deal? The guns are these talking alien Nonostante Gatlians. sembri roba they're all strana, in shaped realtà è somewhat tutto like molto a gun you'd find semplice. on Earth, but they've evolved to be just gun-like in their own way. And so this race of Gatlians each has their own unique personality, their unique set of abilities. Ogni arma and you're ha una going to be rescuing personalità them from this evil alien e cartel. praticamente and li stai together, salvando dal you gotta cartello stop the bad guys. degli alieni. Yeah, collect more Gatlians. Yeah, a lot of players are going to have very different experiences depending on what gun they favor. Yeah, you kind of pick your favorite companion to have out a lot. E l'arma non è solo l'arma, ma è il tuo companion, quindi a seconda dell'arma che hai avrai dialoghi e cose uniche. And sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has. So when you go back through a level, you'll see things that you would have been able to access if you'd done it in the other order. And you can come back. That's a huge diverse armi ti danno accesso a delle abilità che ti permettono di acquisire altre armi, non è detto che tu le prenda perché magari te le perdi. A-level adult comedy into video games. Something I love about Squanch Vogliono la commedia da adulti, quindi tipo Ricche e Morty, di altissimo livello all'interno di un videogioco. Well, now I can. I love that stuff. Queste cazzate fanno ridere. That's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way and then you have an answer for that for them, that is like such a memorable and amazing Guarda Massimo, io Justin Roiland lo stimo veramente but the viewer is able to botto. reach into the Cazzo di TV genio. and poke a thing, and the character has to respond to that. And le tue there's palle sono so much pompate, sì, fun to molto. be had for the You can most skip part. it all. We worked really hard on it. Mi piace che sta facendo sta cosa in ciabatte. Yeah, if you're like a big dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Ottobre 2022. Da quello che ho capito, perché stavo rispondendo, Justin ha detto che comunque lui probabilmente potrebbe non giocarlo. o il direttore artistico, non ho capito. Questo che cazzo è? This is gonna be fun. You know I can't let you leave. Che è tipo Neighbor qualcosa là. Ah, multiplayer horror game. Figo, quindi uno è Leatherface e gli altri scappano. E non mi ricordo il titolo, quello in cui c'è il vicino pazzo che ti vuole prendere. Ma non sapevo che fosse un competitivo. Pentiment is a narrative adventure game set in 16th century Bavaria, which is part of the Holy Roman Empire. You play a character named Andreas Mahler, who is an artist working at a Benedictine abbey. He gets involved in a series of murders and Se poi tutta scandals sta roba raga and nel tries Game to Pass, unravel them over a period che se of fa schifo about potete 25 provare. years. Questo che è The name pazzesco. Pentiment, it is specifically referring to paintings in which there's an older painting underneath the painting that you see on the È top. vero, lo dovevano And if you fare in scrape away Toscana. the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of
Significance, obviously you're playing a painter, but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. When I saw narrative-driven games with really distinctive art styles, I was inspired to make a historical game that focused on the unique art style of the early modern period that was really driven by the relationships between characters and the stories that played out over time. Madonna. Hannah Kennedy was really integral to defining the art style of Pentiment, especially blending the late medieval illuminated manuscripts with the early modern woodcuts. Yeah, so there's a lot of major points to solve and kind of marry between wanting this to be a true to the history, true to the feel of the source material that we were referencing as far as the narrative, but also thinking about the types of games that were like vogliono che sia fedele al periodo storico all'interno del quale collocano From the beginning, I knew that I wanted to portray Dopo c'è a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed them to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. No, bro, non ho ancora cenato. Ah, le persone crescono perché passa un botto di tempo, quindi tu vedrai la gente crescere. I think the 16th century has always been really interesting to me because it was a time of such social upheaval in Europe. Ma come scappa? Oissa! I think when we look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of our time. But right now, I think we're maybe more aware than ever that social change is happening constantly, and people are always struggling with it. It's always a difficult process. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately we always struggle with social change. Cioè praticamente con questo gioco vogliono far sentire alle persone che hanno dei problemi nel gestire il cambiamento della società che è una cosa perfettamente normale e che succedeva anche molto tempo fa. Si potrà dare fuoco agli eretici? Spero di sì. Questo mi sembra abbastanza interessante, ma boh. I'm gonna override this. Is your life mission to cause harm? Yeah. This is my favorite shot of the whole game. This one. With As Dusk Falls, what we're trying to do is to make a brilliant interactive experience for anyone who loves brilliant storytelling. So people who enjoy films, un'esperienza interattiva dedicata a chi adora film e serie TV. Però è anche un'esperienza sociale perché puoi giocare in co-op. Qui fanno vedere che giocano anche da telefono. From TV shows, prestige shows like, you know, Breaking Bad, Fargo. I really love Dog Day Afternoon. It's such a wonderful setup. You try that again, and every last one of them leaves in a body bag. When you write for interactive stories, it's all about the stakes. You want big choices, the tentpole ones that everyone will remember from the chapter they played, but also you weave in the smaller stakes, the drama. Sì, sembra avere like un certo stile fumetto. Are you gonna stay married? When you lost your job, this wall went up, and I missed you, okay? The game deals with very mature themes that you don't Temi molto maturi, infatti qui really gives you addirittura si interrogavano se saresti riuscito a salvare il tuo matrimonio. Minchia. It's like an interactive story but with the power of video game behind it. I only gotta yell and my brothers will come. Questo sembra interessante dal punto di vista narrativo. I think you should at least listen to what I have to say. In the first book, it's mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. You want your wife to live? Answer and do exactly what I say. Book 2 takes another approach entirely, and it's a chase across multiple states in the US. There's nowhere else to run. As Dusk Falls is an interactive show, but the important part here is the word interactive. The players are very much needed to help the character
on their journey and decide what's going to happen to them, help them grow and change. It's not like there's one golden path. There's so many different ways through the story. You can replay it and then you get to like different story and different ending and you feel like sono molti bivi narrativi che portano anche ovviamente a dei finali diversi, che modificano anche appunto la formazione caratteriale del personaggio. And at the end of the game, when you play, we tell you about your playstyle, and it reveals something Alla about the fine ti player danno una themselves, their sorta values, and the way they interact with the others that tabella they played with. che riassume il tuo stile di gioco. Ti psicanalizzano in base alle scelte. Beautiful sort of subtle facial performances, really strong dramatic moments, and just really represent that such that every frame is a painting. It's a single player Questa è una bella frase, ogni frame è un dipinto e questo stile gli permette di avere un'espressività facciale parecchio buona. It's a very mature, in-depth story. But this game really taps into your life skills rather than Ammetto che questo inizialmente non mi interessava, ma adesso You did well there. That is a ferocious job. Charlie, did it. You share the same character. You discuss, you make decisions, and majority wins. It's like each player is like a voice in the character head. descrivono l'operato del giocatore come una voce nella testa del personaggio, che quando sei in coop è come se il personaggio fosse combattuto e non sapesse cosa fare e vince la maggioranza, quindi siete in 4, 3 dicono una cosa, uno dice un'altra e ovviamente vince il 3. Sembra interessante. (19 luglio) Xbox, PC e Cloud. Let's check out what mysteries, adventures, and, of course, slimes are waiting for us in the new, vibrant world of Slime Rancher 2. Ma sti cazzi. Ciao, io sono Victor e sono eccitato. Beh, in realtà sono un po' nervoso nell'introdurti nel mondo di Slime Rancher 2. Io sono uno scienziato, una nuova avventura. Dai, insomma, guarda. Cioè praticamente li devi raccogliere e metterli in delle teche. Cioè sei un rapitore. Dopo c'è uno sguardo approfondito al DLC Hot Wheels di Forza Horizon. Questo francamente non mi interessa minimamente. Sembrano le goccioline d'acqua di Dragon Quest. Mi fa incazzare che questo evento è streamato bene, mentre l'altro, che era quello super importante, aveva dei cali di risoluzione fotonici. Non capisco quale sia lo scopo sostanzialmente. Cioè io devo raccogliere sti cosi, fare un ranch di slime.
Boh, la mia idea è, se hanno fatto un 2 vuol dire che a qualcuno è piaciuto il primo. O magari questo è il primo e l'hanno chiamato 2 così pensano che ci fanno credere che sia interessante. Australia. Passport. I need a passport. Where's my passport? Passport. No. 130. All right. Where's my Uber? All right, let's go. Uber, bro. Per la tua gioia. Let's go. Oh. Welcome back to Melbourne. It is Fan so great Fest to be here Melbourne in in person. Australia. Get ready for the showcase. Fighissima sta cosa, mi piacerebbe partecipare ad una cosa del genere, molto bello. Non so come funziona, penso che tu venga selezionato oppure devi pagare, non lo so. Here in Melbourne with FanFest. Vabbè, ma a te stanno un po' sul cazzo quelli di Xbox. We are so excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. So, Mike, let's start with why the team decided to bring Hot Wheels to Forza Horizon 5's Mexico. Our fans have been telling us for years about how much they loved Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. So we've been waiting for the right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life like never before. Questo deve essere with the power of fighissimo. the Xbox Series X and S. It really does sound like the perfect time for Forza Horizon and Hot Wheels. So I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this time. Yes, you travel to the clouds above Mexico to visit the Hot Wheels Park, which is comprised of Sei over al parco 200 Hot Wheels kilometers in of the Messico. fastest, most extreme tracks yet. Once there, you'll join the Hot Oltre Wheels 2000 Academy chilometri. and set out to take on Forza Horizon's most extreme racing yet and prove yourself a Hot Wheels legend. Let's go. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water flume, and rumble Fighissimo tracks. questo, So we veramente spoke figo. loads about biomes in the build-up to Forza Horizon 5's launch. Are we expecting something similar in Forza Horizon 5 Hot Wheels as well? Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X and S when we look at Forza Horizon 5 Hot Wheels all new biomes. The Ci sono amount dei of detail and biomi diversity come that we can pack nel into gioco the 4 new originale. biomes is 4 nuovi We have the biomi. rugged Giants Canyon, where you'll hear the growl of your engine bouncing back off the intricately Canyon. detailed rock formations. The Ice Cauldron, where frozen tundra drips Neve. into the glistening molten lava. In Forest Lava Falls, in you'll see a mezzo a un tree vulcano. canopy towering over È una epic sorta di waterfalls. foresta. And finally, the visually stunning and exhilarating Horizon Nexus, where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. E l'Horizon And there's more, because Nexus, new players figo. can jump into Forza Horizon 5 Hot Wheels as early as possible during the main game's initial experience. And how are people Ma going to ci be able to potrai use accedere Event Lab in praticamente Forza fin Horizon quasi 5 da Hot Wheels? subito, So dall'inizio in Event Lab, dell'esperienza. you'll have the freedom to design, build, and share using the new Hot Wheels Creation Kit. That's over 80 new track and stunt pieces that instantly snap together thanks to our new building tools. You can then share your creations with the entire community for 80 players to piste. discover and play. C'hai We are praticamente l'Hot anticipating Wheels our community Creation building an Tool. ever-evolving catalogue of new player-created Hot Wheels events that everyone will enjoy. They all sound Faranno un absolutely evento incredible, Mike, but dedicato I'm going to ask you the all'interno most ovviamente di important Forza. question in the room. Can you tell me a bit more about the cars? Yes, so we have 10 new amazing Yes. cars coming to the 10 pack, nuove macchine. including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to 4 real-life nuove auto proportions. Hot We have Wheels. the Diora 2,
the Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme track toys and hypercars to go with them. That's fat. I want to call out the Hennessy Venom F5 and the Mosler MT900 GT3. Their speed is unlike anything we've seen before. So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op, so how is that continuing in Hot Wheels? So, in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start of the experience in co-op. You and your friends will then take on a new campaign, moving your way up through faster and faster car classes. Funziona come per forza normale la co-op, fin da subito puoi giocare con gli Hot amici. Wheels legend. You can also choose to take on the world in Horizon Open or team up with your friends to take on a team of drivatars in the Horizon Tour. Ooh, I absolutely love that. Final question now though, when can we expect to play? Yes, so Forza Horizon 5 Ma questo Hot dice Wheels solo yes, releases porca on July troia. 19th on Xbox Series X and S, Xbox One, Windows PC and Steam. Mike, thank you so much for joining me. This has been so much fun and I cannot wait to play. Fall Guys. E mentre recupero il telefono. Il prossimo approfondimento. Beh, dovrebbero mancare una ventina di minuti, raga. Cioè 20 minuti, 22. Now, onto our next block, pun intended of course. Minecraft Legends is the action strategy take on the franchise you never knew you needed. I'm here with Dennis Rees from Mojang Studios, who has just released the world premiere trailer of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have you. I mean, this is a really exciting time for the team. Let's talk Minecraft as a whole, though. That game, I have nothing to back this up, but I feel like everyone on the planet's played Minecraft at this point. But that wasn't enough for you all. You all went and made Minecraft Dungeons, and now we're moving on to the recently revealed Minecraft Legends. So one, tell me a little bit about what it means for the team to actually be able to reveal the game, and then two, just let us know what Minecraft Comunque il Legends trailer is. di God Simulator 3 è copiato palesemente da 3. Non è copiato, è una voluta presa per il We've been culo. working on this game for some time now. Minecraft Legends is an action strategy game. Is set in the Minecraft universe. And in order to build this, we really wanted to partner with a great company that understands strategy games. And so that's when we reached out with Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience that is welcoming for people who may have not played Minecraft, but also Vogliono che people who questo have. Minecraft sia un'esperienza accogliente anche per coloro che non hanno giocato il gioco originale. Biomes, exploring this world that is familiar yet still mysterious. And so as you Familiare ma explore these lush misterioso. biomes, you collect resources, and then you use those resources to build defenses from these dangerous but very cute Cioè praticamente tu devi difenderti da sti maiali, fight them sostanzialmente. back and send them back to where they come from. And you know what? You're going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're going to help Possibilità di you actually defeat alleanze. the piglins and send them back to where they come from. Non so, onestamente ragazzi, ho zero interesse per questa cosa. Minecraft proprio è fuori dalle mie fans of corde. Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy?
Well, really, it was many years ago, as a group of folks at Mojang sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were the most popular ones that came up. And so we started to think about who we could partner with to build that experience. And that's where we came into Blackbird Interactive. And that was back in 2018. And, the project was codenamed Badger. And an interesting little fact for many of those people that might follow Minecraft, if you go back to Minecon 2018 and you look at the shirt that Jens Berenstain was wearing, you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. And really, that was meant to be an Easter egg for years forward, which here we are now. I gotta say, I love a good Easter egg. Praticamente anni e anni fa avevano messo un Easter egg per questa cosa che stanno sviluppando oggi. Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding. And if it's not from our partner communities, then it's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out and we built this dungeon crawler experience in the Minecraft universe, and players love it. It's wonderful. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. And here we're going to be introducing a narratively driven campaign with a whole bunch of new characters. And a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. You can share it with me and everyone watching. No? Okay, I won't pry anymore. But tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. It's coming out in 2023 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know more, console, non so se ha specificato sull'Xbox o meno. Or, jump on Minecraft.net. Ovviamente su Game Pass. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. Thanks for having me. What up, everybody? It's your boy Appena finita la live, però controllo gli hotel che non è andato. Ma il Dani è molto buono. Con cosa chiuderanno? Bello. They asked me what year Halo came out, won this sweet jersey. I couldn't believe when I was here on site that I would get to meet the real Master Chief. Experience here, out of this world. It was really cool to see. I'm gonna go get my nails done because they have a nail station and these things need to be painted. Ti fanno le unghie anche. Redfall looks dynamite, and come on, Diablo 4. Oh, it's so. Why are you so gruesome? All bloody things. No, but it's great. I love it. What a day we had today. Thank you everybody for showing up to Xbox Fan Fest. È bello più che altro che presentino, scusate, che facciano questo tipo di eventi. Un modo interessante per... Sì, guarda, ti hanno proprio fatto vedere Hellblade, hai visto, Massimo? Intervista con Sarah Bond, che non so chi sia. Sì, questo è un evento minore, pochissima roba, tante chiacchiere, ma la struttura è perfetta secondo me. Hanno fatto un major event grosso all'interno del quale hanno presentato il mondo veramente, e qua hanno tenuto uno spazio per le chiacchiere, per gli approfondimenti, cose che avrebbero spezzato il ritmo di là. I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, game creators are crucial to Xbox's success. And whenever you talk about them, it's with such
passion and tenacity. I love it. And it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So my question to you is, how do creators inspire the work that you and your team do? The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's really the bedrock of our industry, of what motivates us, is to help those people, those developers, bring their stories out. And we think about it in three ways. You know, how do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make a game? And how do we create a range of business models that they can use? Because a business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. Yeah, business models, tools, resources, all these provide choices, and it's increasing these choices for not only the developers, but the players themselves as well. Yeah. For example, you and your team just announced a new feature that's going to bring game demos to players. Can you tell us a little bit more about Project Moorcroft? Project Moorcroft. I know. I love these project names. I wish they would just let me name it, but they won't. Say it. I know. They won't. Can we change that? Well, look, we were sitting around as a team and we were thinking about some of the things that we've always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show like PAX or E3, and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game, and the developer would be right there next to you, talking to you about their experience, asking you to try things out, asking you your feedback. And that was one of the things I loved the most about those experiences. We just don't have them as much anymore, you know, in the way that the del fatto che una volta, ad esempio nel periodo E3, quando giocavi ad un titolo avevi lo sviluppatore di fianco che ti spiegava cose e ti raccontava cose, e adesso sta cosa non c'è più. Player engagement that is in it, and have it create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also for players to get to experience something that they're really anticipating. Quindi la demo è un modo che hanno loro per interfacciarsi con la community in modo da allacciarsi ancora di più con... So they can get that great feedback and players can engage with them. And we know it's a lot of work sometimes for developers to do that, so we're also going to compensate them for their participation in the program. Quando ero piccolo andavo a prendere le riviste, prendevo PlayStation Magazine. I think the one thing that we all miss is that connection, right? And now that we are able to come back to conferences and stuff like that, we still need to deepen it, because by deepening that connection, you're diversifying the voices, and then that in return helps to diversify the games and bring diversity into games. So how will Microsoft help to further that front? Yeah, we think about it all the time, frankly. Diversificazione all'interno di Microsoft per quanto riguarda i titoli. Direi che non serve neanche dirlo dopo ieri sera. You know, if you think about a game, it enables you to experience a perspective, a point of view, in a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe, to broadening our perspectives, is critical. And we think about that all the time. So what we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers that are making games for Xbox. Non conosco né The Game Machine né Zap. Ero veramente troppo piccolo ed ero super sonaro. And the other thing that we did this year is, for the first time ever, we actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region. So what message would you like to leave for creators who are interested in starting in the industry? Yeah, I get that question a lot. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. How do I break through? How do I get involved? And I say, first of all, network. Talk to people, meet people, connect with people. Just how you and I connected actually at an industry event. Fai sembrare facile, you know, build that network and that connectivity, because it's so critical in every industry, but I think particularly in gaming, right? You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com. You can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started. And once you have a game concept, you can also submit it online through id@xbox.com, and then you can self-publish to Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all companies are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox.
I'm biased, obviously. I mean, yeah, you have every right to be so. Vediamo come coprono Sarah, questi ultimi 10 minuti. Today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. Avere un PC non equivale ad avere PlayStation, Massimo, completamente diverso. Stalker 2 really well. I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture and their country, and I thought, wow, this is a cool game, this is a compelling story. Tanto si è già capito dove vogliono andare. Un anno fa era già bello vedere che comunque il team voleva mostrare la bellezza del luogo e l'importanza del preservarlo, ma vedere questa storia oggi, dopo la guerra che sta distruggendo l'Ucraina, te lo fa vedere sotto una prospettiva completamente diversa. This is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all as a world tutte tematiche super attuali che venivano già trattate e che oggi hanno un altro tipo di risonanza. And it's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to uplift their voices and to let their story be told through a gaming experience, especially knowing what we know now about the situation in Ukraine. And as part of that, they actually shared with us something that they wanted us to share with all of you today. Ci fanno vedere qualcosina di Stalker. Andrea, mani in alto. Non toccarti. Che senso risonanza scoppia? Yes. Oddio! Madonna! Poco qua, quasi un chilometro da dove hanno gli studi loro. Questo è quello che hanno vissuto. Me sta roba mi fa incazzare. Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась non mi fraintendete, Россия non mi fa incazzare che lo mostro, non mi fa incazzare la situazione in sé. Non tutti hanno avuto la possibilità di andarsene. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Un gatto che è morto dentro il trasportino che Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Questo è l'ufficio del community lead. Я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе однокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Non solo hanno continuato il loro lavoro, sono diventati dei volontari. Сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура, і в тому числі, наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр. Я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. Questo è di Mariupol. С начала боевых действий была потеряна связь с своими родными и близкими. Non ha più sentito i parenti, i genitori, scusate. Это непередаваемое, Madonna. ужасное чувство, когда ты не знаешь, живы они или нет. Molti dei colleghi sono andati in guerra. Questo è il capo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті менеджер. Community manager. Зі зброєю в руках захищає свою країну від російської агресії.
Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! Molti dei loro colleghi non possono ancora, diciamo, mostrare quello che stanno vivendo perché appunto avrebbero conseguenze sulla sicurezza. Oh, l'inizio di Stalker 2 ci fanno vedere. Porco cazzo. Una gran conclusione comunque, raga, veramente forte. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would... Listen, the zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? Massimo, è una stronzata. Non è un marketizzare la... Scusatemi un attimo, tanto lo cosiamo. Per usare queste scene per marketizzare il gioco sembra di cattivo gusto. In realtà non stanno marketizzando il gioco, stanno portando alla luce, agli occhi di persone che magari ad oggi questa cosa ancora non l'hanno ben inquadrata, quello che sta succedendo. Giustificano il fatto che il gioco subirà palesemente un ritardo, mostrano le condizioni in cui stanno continuando a sviluppare il gioco. Per me non è marketizzare, per me questo qui è dire ragazzi, il gioco è quello che è, abbiamo continuato a lavorare, dedizione, amore per il lavoro, e spingono verso il supporto per il paese, per la nazione dentro la quale vivono. Cioè, veramente una frase di merda, non c'ha minimamente senso, Massimo. Tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Fighissimo. Porco Giuda, che grafica. The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. Sono curioso di sapere però come l'aver vissuto la guerra possa influenzarmi nel corso dello sviluppo. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Beh, comprensibilissimo e direi più che telefonato. Bello, bello raga, che dire. Oh. Switcho alla camera in real time. Madonna, vattene, spegniti. Allora, direi che comunque non dovevamo aspettarci, come avevo già detto, un evento di chissà quale portata, ed infatti così non è stato. Direi che di base ha rispettato comunque le aspettative. Sono contento di aver avuto degli aggiornamenti su Stalker 2, è stato un video direi parecchio forte. A me sta roba della guerra, lo sapete, ha toccato particolarmente, è una roba che mi ha fatto incazzare come poche. Tant'è che il ritorno sul canale l'ho fatto appunto realizzando un video senza tagli, senza un cazzo sulla situazione in Ucraina, invitando la gente appunto a fare un'eventuale donazione oppure a comprare appunto This War of Mine, che al momento in cui avevo fatto il video
lo studio di sviluppo devolveva il totale dei ricavati alla Croce Rossa. È una roba che veramente mi fa incazzare. Sì, lo so che è anni che va avanti, Massimo, ma non siamo qui a parlare di geopolitica, ok. Sono anni che c'è una situazione tesa, sono anni che ci sono problemi, ma è sfociato in un qualcosa che è ben diverso da quello che abbiamo vissuto, cioè che hanno vissuto per anni. Quindi è comunque una cosa diversa. Una cosa che era vagamente localizzata all'interno di una regione si è estesa ad una nazione. Cioè è come se c'è mi invento una cazzata delle cazzate, è come se c'è un combattimento che va in corso tra noi di Massa e i vicini di Carrara. Ovviamente sono scale diverse, prendetelo come un esempio scemo, e di botto il conflitto si estende in tutta l'Italia. È una roba che comunque è ben diversa, anche proprio per quanto riguarda l'intensità del conflitto. Ci sono state delle grosse conseguenze, delle grandi ripercussioni, quindi è un qualcosa che da anni è lì pronto ad esplodere, che è esploso. Ho apprezzato molto questa cosa, nel senso che comunque l'idea di far capire perché il gioco viene rimandato, cioè non serviva, però utilizzare questa cosa per appunto, cioè questo spazio, ovvero l'Xbox Showcase, come appunto uno spazio all'interno del quale mandare ulteriormente il messaggio del discorso dell'Ucraina, per me è stato veramente geniale. Speriamo in un colpo di stato in Russia, va. Ti ripeto, Massimo, non mi sento di parlare di geopolitica, però immagino che tu sappia quanto è difficile una roba del genere. Tornando allo show, è stato molto bello, nel senso è stato bello, mi sono comunque tutto sommato divertito. Chiaramente anche i numeri qui... Vabbè, Massimo, ora lascia stare che io e Francesco abbiamo sbottato, ma è una roba che comunque tocca in modo particolare. Ora, in piccolo, ti dico, io un po' ce l'ho sempre avuto il terrore della guerra, nel senso mia madre mi raccontava le cose che le aveva raccontato mio nonno, poi in completa autonomia mi sono recuperato il più possibile immaginabile, la storia mi piace. L'idea che un conflitto fosse così vicino mi ha messo un'ansia terribile. E l'ultima volta che ho avuto un'ansia del genere è stato il periodo del Covid. Questa però ce l'ho avuta molto più forte, veramente una roba stressante. E vedere costantemente vedere costantemente la vita, immagini che ritraggono la vita spezzata di persone che fino al giorno prima magari vivevano come sto vivendo io oggi, e dall'oggi al domani si trovano senza una casa, senza una famiglia, praticamente, cioè si trovano nella merda più totale. Cioè è una roba che veramente mi destabilizza un botto, una tristezza infinita. Massima solidarietà al team di sviluppo. Immagino che davvero, cioè io vi giuro ragazzi che se becco qualcuno che si lamenta per il rinvio, cioè gli sputo in faccia a 300 km all'ora. Penso che sia probabilmente uno dei casi in cui davvero non puoi assolutamente lamentarti per il rinvio. Non avevo pensato all'ipotesi che il team avesse inviato, cioè che i membri del team avessero preso parte al combattimento, e anche questo è stato abbastanza forte da vedere. Comunque c'è Everyday Life è completamente sputtanata. Evento, direi, tornando all'evento, bello, è quello che ci avevano tra virgolette promesso, quindi tante chiacchiere, approfondimenti, qualcosina di nuovo c'è stato che è Stalker. Direi titoli più interessanti visti oggi, Stalker su tutti. Quello che mi è piaciuto di più però, al di là di Stalker, per un interesse puramente personale, è quello da Squanch Games, quindi dal co-creatore di Rick e Morty, che è Justin Roiland, assieme a Dan Harmon, e quello mi sembra veramente una figata. Non vedo l'ora di acquistare Xbox, spero veramente, guarda, io spero di riuscire a fare un qualcosa entro fine anno, magari per il mio compleanno, giustificando l'acquisto per il mio compleanno, perché quel gioco lì vorrei giocarlo quando esce, però vabbè, vediamo. Ragazzi, io vi saluto, sia perché non c'è granché da dire sull'evento, nel senso è stato sostanzialmente un appendice dell'altro e mi sono dilungato tanto nell'altro. Poi ne approfitto, mi prendo un quarto d'ora, 20 minuti per cenare, lascio qua tutta l'attrezzatura, incluso il MacBook, e
faccio fare una piccola pausa anche alle mie corde vocali, povere bestie, e registrerò i video che spero di poter far uscire tra domani e dopodomani. In alternativa comunque ragazzi, cioè diciamo che la finestra è per entrambi tra mercoledì e sabato 2 video, quindi in settimana 2 video ve li beccate sicuramente. Vi saluto, grazie per avermi seguito, fatemi sapere su Telegram qual è il vostro preferito, oppure commentate qua, anche se bene o male direi che c'è stata abbastanza poca roba. Buonanotte, ci vediamo giovedì con la live su Phantom Pain su Twitch alle ore 20, tra 20 e 20 e 30. Settimana prossima tornerà il talk. Buonanotte e buon appetito.